mio comandante. Ci occuperemo inizialmente in dettaglio della configurazione delle impostazioni politiche. Immagino che vorrà colonizzare nuovi pianeti. La nostra razza può colonizzare pianeti continentali o ricchi di foreste o praterie. Se vuole dei suggerimenti e poi decidere liberamente, scelga la terza opzione. Le colonie, una volta stabilite, possono accogliere delle strutture specifiche adatte per il nuovo pianeta. Anche qui, se vuole dei suggerimenti e poi decidere liberamente, scelga la terza opzione. La tassazione, i livelli delle scorte di finanziamento potrà lasciarmeli gestire tranquillamente, mentre lascerò a lei la gestione manuale della costruzione delle navi, anche perché all'inizio avremo poche risorse economiche e troppe navi prosciugherebbero il patrimonio nazionale. Per le basi, inizialmente lasci suggerimenti manuali della terza opzione, mentre la riparazione delle basi o delle navi abbandonate può essere benissimo automatizzata, naturalmente. Se c'è una creatura dello spazio nei paraggi, ciò potrebbe innescare una sua reazione che potremmo gestire con il nostro ammiraglio. La ricerca e la ricerca degli incidenti sono troppo importanti per lasciarli in gestione automatica. Li vedremo insieme se vuole, e glielo consiglio caldamente. Ricordati però che più impostazioni lascerai con i suggerimenti manuali, più pop-up appariranno nel gioco. All'inizio potrebbero aiutarti. Se ti interessa decidere il design delle navi o delle basi, lascia manuale, altrimenti l'ammiraglio lo farà per te. Missioni di intelligence comprese. Regali di diplomazia, trattati e guerra sono sotto la tua responsabilità. Lascia tutto manuale per avere pieno controllo della situazione. Per quanto riguarda gli attacchi militari, invece, lascio la parola all'ammiraglio. Comandante, piacere di rivederla. Questa impostazione le conviene lasciarla gestire a me. Non sembra più avere effetto sulle flotte manuali dopo gli ultimi aggiornamenti del gioco, quindi può lasciarla su auto o suggerisci, altrimenti le flotte in automatico si comporteranno come quelle manuali. Non reagiranno così alle minacce al di fuori del loro sistema attuale. Non usi mai il manuale perché non ha alcuna funzione. Influisce anche sulle singole navi impostate su automatico. Per il reclutamento delle truppe. Nelle prime fasi del gioco non è necessario accumularle sul pianeta. Le consiglio quindi di lasciare questa impostazione in manuale. Lo stesso per le altre che vede qui in basso, è consigliata una microgestione manuale. Le darò comunque dei consigli più avanti, se ci saranno minacce nei paraggi. L'esplorazione consiste nell'inviare navi da esplorazione a visitare mondi sconosciuti, rivelandone le risorse, l'idoneità alla colonizzazione ed eventuali bonus speciali. Possono anche incontrare antiche rovine o navi o basi abbandonate che possono essere indagate. In ogni luogo, la nave esploratrice invia squadre di esplorazione per ispezionare il pianeta, la Luna, l'asteroide o la stella. L'esplorazione è lenta e richiede tempo. Potete assegnare manualmente le missioni di esplorazione alle vostre navi da esplorazione, oppure automatizzarle in modo che cerchino da sole le aree inesplorate. Il nostro pianeta natale, come vede, è circondato da asteroidi. Le consiglio vivamente di esplorare prima gli astri, e in un secondo tempo questi asteroidi, a lei, la scelta più saggia. Mentre alcuni oggetti si scoprono facilmente con una rapida indagine o scansione di un luogo, altri sono più nascosti e richiedono un'esplorazione più approfondita per essere scoperti. Una nave da esplorazione può rilevare un oggetto nascosto, ma non essere in grado di vedere di cosa si tratta. Un'ulteriore esplorazione dell'area può portare alla luce l'oggetto. Ma gli oggetti profondamente nascosti possono richiedere componenti di esplorazione o scansione di alta tecnologia prima di essere trovati. Indagare le rovine o le navi abbandonate per scovare qualcosa di importante o minaccioso è senz'altro fondamentale. Per il menu di costruzione ci siamo già occupati in precedenza del design, delle costruzioni e le riparazioni, dopo aver lasciato le priorità delle navi. Lasci automatizzate le navi militari e quelle statali, in modo tale che se non le raggruppa in flotte, svolgeranno i compiti di pattuglia
o effettueranno i compiti come l'esplorazione o la costruzione, se sono civili. Le navi private come le navi cargo e minerarie, invece, sono sempre autonome e non saranno mai sotto il vostro controllo.